Ciao, con questo video voglio parlare di una tecnica di lettura dei tarocchi che è abbastanza recente, quella del tarot coaching, e anche abbastanza misconosciuta ancora, soprattutto in Italia, mentre è usata ampiamente ora come ora, soprattutto nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti e in Inghilterra. Ne ho parlato brevemente in un video precedente di cui lascerò il link, però ho pensato che fosse il caso di approfondirla per spiegare un attimo come si svolge una seduta di tarot coaching e soprattutto a cosa serve e come funziona. Perché appunto alcune persone sono rivolte a me con delle richieste di chiarimenti. Innanzitutto a chi si rivolge il tarot coaching, a chi dà i benefici maggiori? Io consiglio di chiedere di fare uso della lettura di tipo di tarot coaching quando si è fermi, bloccati in una situazione che non si riesce a cambiare, magari perché si hanno degli obiettivi che non si riescono a raggiungere per fattori interni o esterni, oppure perché si vorrebbe cambiare una situazione ma non si sa bene neanche in che direzione andare, no? Quando si hanno delle crisi, si è in un periodo di transizione, magari perché si vorrebbe cambiare lavoro, ma non si sa che tipo di lavoro è adatto a se stesso o a se stessa, oppure perché magari si è in una fase in cui si è interrotta una relazione sentimentale, e non si sa bene in che direzione andare. Ovvero, comunque, il tarot coaching aiuta soprattutto le persone che hanno una certa confusione mentale, ovvero non solo che si sentono bloccate o insoddisfatte in una certa area della propria vita, ma proprio non sanno bene quello che vogliono, quello che li rende soddisfatti, quali sono, quando non sanno le loro esigenze intime, i loro desideri reali. Perché appunto è una tecnica che riesce soprattutto a chiarire le idee su ciò che effettivamente noi vogliamo, su quello che ci rende, che ci dà benessere. Ecco. Quindi infatti i benefici del tarot coaching è soprattutto di capire qual è il blocco che non ci permette di avanzare nel cammino che abbiamo scelto, perché magari può essere un blocco sia esterno e noi non ne abbiamo una chiara coscienza, oppure sono blocchi interni, no? Tipo dei pensieri che ci limitano, delle convinzioni che ci limitano, delle insicurezze interne di cui non abbiamo conoscenza perché magari riposano nel nostro inconscio. Oppure un altro beneficio appunto è quello di chiarire a noi stessi quello che effettivamente vogliamo e che strada possiamo percorrere. Un terzo beneficio che io considero molto importante è quello che appunto permette di aumentare la propria autostima, perché a volte abbiamo degli obiettivi, però non riusciamo a realizzarli perché pensiamo di non essere adeguati, di non avere le qualità per poterli realizzare. Invece le carte, i tarocchi, riescono con il tarot coaching a evidenziare e a mettere in luce le qualità e le risorse che abbiamo per poter introdurre quei cambiamenti necessari per raggiungere gli obiettivi che vorremmo. Cos'è il tarot coaching?
Beh, è l'unione di due discipline, lo studio dei tarocchi o tarologia da un lato e il coaching dall'altro. Quest'ultimo è una disciplina che nasce negli Stati Uniti negli anni 70 in ambito sportivo, che poi è stato esteso ad altri ambiti come quello professionale, come quello relazionale e parte dal presupposto che ognuno di noi ha internamente le risorse per ottenere gli obiettivi che si è dato e quindi serve a evidenziare, ad attivare queste risorse per poter appunto raggiungere i propri obiettivi. La terologia, ne ho parlato in altri video di cui metto i link, è invece lo studio dei tarocchi soprattutto come archetipi di tipo junghiano, ovvero come simboli che ci permettono di comunicare con il nostro inconscio e quindi di porre alla luce i nostri desideri, i nostri bisogni, ma anche i nostri blocchi inconsci, ovvero tutti quei limiti che ci poniamo da soli e che non ci permettono appunto di raggiungere né il benessere generale né degli obiettivi specifici. Insieme queste due discipline, la tarologia e il coaching, attraverso il tarot coaching, praticamente permettono di attivare un processo di trasformazione interna perché attraverso appunto la lettura delle carte e quindi la comunicazione con il proprio inconscio e quindi la riflessione su quello che le carte dicono, attiva un processo proprio di trasformazione interna, di presa di coscienza di quello che effettivamente ognuno di noi vuole, quello di cui ha bisogno e soprattutto i vari blocchi interni ed esterni che impediscono il raggiungimento sia in generale del benessere, dello star bene con se stessi, sia proprio il raggiungimento di obiettivi, di desideri specifici. Tutte le forme di autosabotaggio praticamente che ci poniamo. Come si svolge il tarot coaching? Beh, il tarot coaching è un processo a tappe che possono essere raggiunte in una sola sessione o anche in più, dipende dalle esigenze di ciascuno. Io ne ho individuate tre macro tappe. La prima è di decostruzione, come la chiamo io, ovvero di porre alla luce tutti i blocchi che si frappongono fra noi stessi e il nostro benessere, quindi blocchi sia interni appunto, no, di autosabotaggio, di pensieri limitanti, di paure che ognuno di noi ha interiormente, ma anche di blocchi esterni che vengono posti appunto evidenziati dalle carte e di cui magari ci rendiamo poco conto e non gli diamo la dovuta attenzione. La seconda fase io la chiamo di manifestazione d'abbondanza perché una volta decostruito, insomma, portata alla luce tutti i vari limiti, blocchi che abbiamo, in questa fase riusciamo a identificare quello che effettivamente vogliamo e che ci fa star bene e quindi identificare degli obiettivi specifici che ci possono aiutare a raggiungere appunto il nostro benessere e anche le capacità che abbiamo per poter raggiungere questi obiettivi. L'ultima fase è la più pratica, io infatti la chiamo di pianificazione perché appunto permette di dettagliare nella pratica il programma, il piano per poter raggiungere gli obiettivi che sono stati individuati nella sessione, nella tappa precedente. Che cosa è importante perché appunto il tarot coaching sia veramente di beneficio? Sicuramente la collaborazione tra chi
chi si pone in contatto con il tarot coach e il tarot coach stesso. Tarot coach che in realtà poi può essere un operatore che appunto usa queste tecniche sia di coaching che di tarologia o cartomanzia, come volete chiamarla. È una collaborazione piena, che vuol dire che se normalmente si ha un po' l'idea che quando uno va per esempio dal cartomante, il cartomante legge le carte e la persona, il consultante, accetta passivamente il messaggio delle carte, nel caso del tarot coaching invece è un dialogo continuo tra il tarot coach e la persona che viene da lui o da lei, perché appunto bisogna far accettare a livello conscio il messaggio delle carte che proviene appunto dall'inconscio, no, della persona. Quindi questo si porta a un dialogo fra le due parti. Un'altra cosa molto importante è l'impegno che la persona che si rivolge al tarot coach deve avere non tanto con il tarot coach, però con se stesso, con se stessa, perché soprattutto quando si è nella terza fase, quella di pianificazione, si disegna un piano di azione, no? Per perseguire gli obiettivi che si sono individuati nella seconda tappa, e però il perseguirli poi lo deve fare chi vuole il cambiamento, chi vuole introdurre il cambiamento nella propria vita, e questo magari implica uno sforzo, un impegno continuo e ovviamente è necessario appunto essere costanti e prendersi un impegno serio con se stessi, con la parte che necessita appunto questo cambiamento. Io spero di essere stata chiara nel cercare di spiegare di cosa si tratta quando si parla di tarot coaching, perché appunto è qualcosa, una tecnica poco utilizzata in Italia. Se avete delle domande, avete bisogno di ulteriori spiegazioni, scrivete tranquillamente nella sezione commenti, sarò felice di rispondere. Bene, se vi è piaciuto poi questo video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video e tutorial. Ci vediamo presto. Ciao!